Ciao a tutti, benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questo è un video dedicato alle fioriture che sono in atto in questa metà maggio, in questo periodo di metà maggio. Potete vedere queste fioriture di iris con questo colore veramente molto ma molto bello, soprattutto molto luminoso. Alcuni sono un po' più scuri, alcuni sono leggermente più chiari, perché questo tipo di iris apre il fiore con una colorazione e poi quando il fiore comincia un po' ad invecchiare schiarisce e quindi regala un po' di sfumature tutte sull'azzurrino e sul lilla, molto molto affascinante. In più ci sono degli iris che sono gialli e bianchi e insomma questo è un video dedicato proprio a queste fioriture che sono molto belle, alcune anche particolarmente classiche, come le fioriture anche di alcune rose che ho qui in giardino, o come anche degli iris, e fioriture che invece sono un po' più particolari, un po' più strane, e quindi le vediamo insieme in questa passeggiata qui nel mio giardino per parlare un pochettino di fiori. Rimango sempre molto affascinato dalla fioritura di questo iris bianco e giallo. Questo è un iris che mi è stato regalato da una mia amica Sonia, una ragazza che lavora con me, ed è un iris che cresce anche abbastanza in fretta, infatti l'ho riprodotto e sistemato in alcune zone qui del giardino. Non è un iris profumato, però la sua colorazione è veramente gialla, è fantastica, e anche per via della grandezza dei suoi fiori. Potete vedere che sono dei fiori abbastanza grandi. Quello che mi piace in questo iris è la compattezza, ovvero è un iris che non cresce particolarmente alto, un 40 cm circa di altezza, e i suoi fiori sono molto vicini l'uno con l'altro e quindi il tutto crea proprio un qualcosa di compatto e di colorato, veramente una pianta molto ma molto bella qui nel mio giardino. Naturalmente il giallo degli iris che abbiamo visto prima fa da contrasto a questo colore, come dicevo all'inizio del video, lilla e biancastro di questi iris, che invece si presentano molto più alti, arrivano a 50-60 cm di altezza e colorano questo anello che ho proprio creato, questa aiuola a forma di cerchio. Colorano proprio questa parte del mio giardino con questa fioritura. Devo anche dire che sono degli iris che hanno una fioritura abbastanza lunga, perché lo sviluppo dei nuovi fiori è un po' rallentato rispetto al sentiero degli iris, dove quelle fioriture di quel tipo di iris sono abbastanza veloci. Potete vedere c'è questa colorazione bellissima viola. Questo è un punto del giardino che in questo periodo mi piace particolarmente, veramente un colpo d'occhio bellissimo e soprattutto molto ma molto luminoso. Vi avevo promesso di portarvi davanti alla fioritura scura, quasi, che arriva quasi al nero in certi momenti della giornata, quando non c'è una luce particolarmente forte del sole, su questi iris che mi sono stati regalati dalla mia amica Tiziana. Questo è un iris di cui non conosco la varietà. Quello che mi piace particolarmente, a parte il colore che è affascinante in giardino, è il suo profumo. Sono iris profumatissimi e in più quello che c'è di buono in questo iris è il fatto che si riproduce molto spesso, nel senso che crea sempre dei nuovi rizomi e quindi velocemente crea proprio dei cespi. In effetti l'ho moltiplicato in giardino, moltiplicherò anche questo alla fine della sua fioritura. Per dividerne qualche pezzo ho deciso di regalarlo a mia sorella e altri pezzi me li sistemo ancora in altre zone del giardino, proprio per portare questo punto un po' scuro, questa luce un po' scura data dal colore dei suoi bellissimi fiori, particolarmente profumati e affascinanti. Ad apertura questi iris si presentano con una parte superiore un po' sul violetto, in effetti si vede molto, ma i petali inferiori sono veramente di un colore che è praticamente quasi nero, è vellutato, bellissimi. Questo colore nero viene soprattutto accentuato prima dell'apertura del fiore. In effetti questi boccioli sono proprio neri, devo dire che sembra proprio un iris completamente nero, e il colore nero nei fiori è raro, è un colore abbastanza raro, e gli iris riescono a regalare anche questa tonalità in un giardino. Qui invece c'è un iris che abbiamo visto nel video precedente. Questo è sempre una varietà che produce dei fiori
che sono bianchi e violetti. Le venature di questi petali sono anche molto ma molto affascinanti. Questo è un fiore di prossima chiusura, nel frattempo ne ho altri due che si stanno aprendo, e in più c'è quell'iris indiano di cui ho anche parlato, che contrasta bene insieme a questo iris. Ma quello che mi piace particolarmente in questo angolo del mio giardino è il fatto che questi colori vanno in contrasto con il bianco argenteo, con questo colore argenteo, scusate, non proprio bianco, grigio argenteo della Stachys bizantina. Questa è un'altra pianta che io ho preso così per curiosità, era molto piccola, ed è una pianta che velocemente crea degli ampi cespi con tutte queste foglie morbide, carnose e velutate. Insomma, una pianta bellissima che poi regala anche qui un colpo di luce, perché è una pianta chiara e quindi può essere messa in contrasto, come adesso non so se si vede dall'inquadratura, con gli iris neri ad esempio che sono al fondo. Questa pianta Stachys bizantina di facilissima coltivazione, perché è una pianta che sopporta la siccità, quindi va sistemata in giardino, seguita in un primo momento per farla radicare per bene con eventuali bagnature in caso di siccità. Successivamente lei parte, io non l'ho mai più bagnata questa pianta, e tutti gli anni riesplode con una vegetazione molto bella, portando poi nella sommità dei suoi rami dei fiori violetti, quindi si crea un nuovo contrasto e una nuova sfumatura di colore, e in più si allarga veramente tanto nel terreno. È un'ottima pianta tappezzante, l'ho già distribuita anche in altre zone del giardino, proprio per avere qualche zona un po' meno che mi dà un po' meno lavoro, perché creando questi ampi cespi l'erba fatica a crescere, e quindi è una zona in cui non si andrà col decespugliatore, quindi un lavoro in meno. Pianta veramente meravigliosa, viene voglia di sdraiarsi dentro, tanto è morbida al tatto, soprattutto veramente una pianta affascinante. Quando diventa molto voluminosa la si può tagliare per ridargli una forma, e cercando poi di contenerla naturalmente nel suo sviluppo. Tutto ciò che c'è in eccesso può essere staccato dalla terra, perché si stacca facilmente con tanto di piccole radici, e sistemata in altre zone del giardino o regalata si può dare la soddisfazione a qualcuno di poterla coltivare anche nel proprio giardino, e in più si può colonizzare il proprio giardino con questa macchia grigio argentea affascinante, bellissima. Qui in questo piccolo roseto, ieri ho tagliato l'erba, ho cercato di dare un pochettino una pulita, ci sono già degli sviluppi per quello che riguarda le fioriture. La rosa nautica sta partendo con la sua fioritura a mazzi, stessa cosa la rosa inglese Jude de Obscure, che è una rosa che io adoro perché fa questi fiori di un colore camoscio chiaro, profumati di tè, quindi molto molto affascinante. Questa è una Pierre de Ronsard, una pianta che dovrebbe essere rampicante, ma qui non ho l'occasione di farla rampicante, quindi cerco di farla rimanere cespugliosa, e sta creando tantissimi fiori. Non vedo l'ora che questo piccolo roseto si colori con tutte le fioriture di queste piante meravigliose, come dicevo, che sono le rose. In più c'è un'altra rosa qui, sempre con fiori sul rosa leggermente più scuro, Hemerocallis. Là dietro un altro cespuglio, un altro cespo di Stachys bizantina che abbiamo visto prima con le sue foglie argento, e in più sto aspettando anche la fioritura delle Philadelphus Virginia, ovvero con dei fiori doppi, che dovrebbe regalare in questo roseto poi anche una buona dose di profumo. Fioriture in arrivo anche per quello che riguarda altre rose che ho qui nel giardino, tra cui la Utersener Kloster Rose, ne ho già parlato in un video di appuntamento in giardino di 1 o 2 anni fa. Una rosa con dei fiori chiari, qui c'è già un'apertura per quello che riguarda i suoi fiori, ma quando poi sarà fiorita tornerò per parlare di rose con fiori bianchi e leggermente sfocati di rosa, profumatissimi. La André Lanotre, anche lei completamente piena di boccioli, anche qui ci sarà un'esplosione di fiori rosa, e in più anche una delle mie preferite, che è la Graham Thomas,
che si arrampica qui per creare poi un arco completamente colorato di giallo, con questi fiori che odorano di tè al limone, una pianta che io amo particolarmente, ma io amo un pochettino tutte le rose, sono piante che mi piacciono tantissimo. Quello che c'è da dire è che ho fatto una concimazione abbastanza abbondante utilizzando dello stallatico pellettato alla fine dell'inverno, le ho ripulite, potate, in modo da portare il tutto ad una nuova fioritura abbastanza consistente, e se il clima lo permette, che non arriveranno di nuovo delle settimane di pioggia, sicuramente qui tutto esploderà, si aprirà e colorerà questo giardino veramente pieno, ma pieno di fiori. Quello che c'è da sperare è proprio in un clima che non sia particolarmente umido, perché purtroppo le rose patiscono l'umidità atmosferica, macchiando le foglie. Tante volte quando ci sono delle giornate di pioggia particolarmente intensa, i fiori di alcune rose faticano proprio ad aprirsi perché rimangono appiccicati i petali, quindi il fiore non si apre totalmente e la pianta prende un aspetto non tanto bello. Ricordo sempre che io nel giardino, qui, questo giardino è all'interno di una conca circondata dal bosco, e quindi effettivamente qui, quando c'è questo calore, piogge e calore poi fine primavera e estivo, si crea una cappa di umidità abbastanza forte, e quindi devono sperare che queste rose riescano a superare sempre questo momento particolarmente difficile per loro. Beh, sicuramente non mi stancherò mai di parlare delle rose knockout, queste rose tappezzanti che sono di una robustezza incredibile. Queste sono le uniche rose del mio giardino, a parte la Graham Thomas che è anche abbastanza robusta, che non si ammalano particolarmente, quindi tutto l'anno sono con questi fiori, continuano a fiorire fino all'arrivo dei primi freddi invernali, c'è sempre qualche fiore su questa pianta, poi in inverno invece va proprio totalmente in riposo. Questa è una rosa che non ha odore nei suoi fiori, ma questo viene compensato poi dalla sua bellezza, nel senso viene sostituito questa mancanza dalla bellezza di questa pianta, che può creare un grosso cespuglio. A seconda di come si pota, si può dare a questa pianta l'opportunità di crescere un po' in larghezza, oppure mantenerlo come cespuglio compatto e farlo crescere un po' in altezza. Insomma, le rose tappezzanti le possiamo un po' potare per cercare di dargli una forma. Quello che faccio sempre comunque nelle rose è sempre una pulizia alla base, in modo che non ci sia troppa erba, cercando poi sempre di eliminare ogni tanto, anche durante il periodo vegetativo, qualche ramo anche all'interno, proprio per aprire il cespuglio e garantire sempre una buona circolazione dell'aria, proprio per evitare queste malattie fungine di cui le rose soffrono particolarmente. Quest'anno anche la yucca presenta 1, 2, 3, 4 fioriture che si stanno alzando per poi fiorire, ovvero portare qui in giardino una tonalità bianca con questi fiori che sono molto compatti a colonna e regalano alla pianta un aspetto meraviglioso. Pianta sempre molto pericolosa, io lo ricordo sempre nei miei video, la yucca è una pianta da coltivare in zone dove non abbiamo animali domestici che corrono e neanche bambini, perché è una pianta che presenta per ogni foglia una spina finale che è veramente una baionetta, qualcosa di pericoloso, e quindi bisogna stare vicino a questa pianta con tanta attenzione. Sono molto contento che questa e quella parte di pianta stanno arrivando alla fioritura. Sono contento, dicevo, di questo perché finalmente queste due piante molto vicine al sentiero sono arrivate alla fioritura, quindi dopo la fioritura, quando vedrò che poi nel corso dell'anno queste piante cominceranno un pochettino a deperire perché ci sono i nuovi piccoli che spuntano, bene, sarà l'occasione di poterle togliere in modo da allontanare questa pianta dal sentiero. Nello stesso momento, e sarà un'occasione anche per liberare un pochettino quella knockout, quella rosa knockout che è stata un po' sommersa da queste baionette, e poi dovrò fare qua un giro di nuovo con una forbicina per cercare di togliere più spine possibili nella parte terminale di queste foglie, e soprattutto ad un'altezza di 40-50 cm, anche perché noi ogni tanto facciamo uscire i cani, proprio per far sì, e anche i gatti, proprio per far sì che queste piante non presenti un pericolo per loro, perché tante volte magari, non lo so, un uccellino viene inseguito da un cane o da un gatto per qualche motivo, si rifugia all'interno di questa pianta. Noi sappiamo benissimo che cani e gatti poi sono anche abbastanza cocciuti, quindi si precipitano anche loro sulla pianta per cercare di catturare questo animaletto, magari rischiando poi di ficcarsi una di queste baionette negli occhi, e quindi sempre molta attenzione con la yucca, che però è sempre una pianta decorativa e affascinante in giardino con questo piccolo tocco esotico.
Questa è una peonia che è fiorita qui in giardino, ha un fiore in apertura e un altro qua sotto e un altro qui. Questa peonia non ve l'ho fatta mai vedere, adesso poi dovrò anche pulirla perché c'è cresciuta delle erbe in mezzo. Comunque è una peonia che avevo piantato qui in giardino, è stata un po' sfortunata perché l'ho piantata, mi ero dimenticato di averla messa la scorsa primavera quando è uscita dalla terra, io ci sono passato sopra con dei cespugliatore e praticamente l'ho tagliata. Quindi è cresciuta poi con difficoltà, l'ho lasciata crescere durante l'anno tranquilla e poi quest'anno invece mi sono ricordato della sua posizione, ho messo un paletto proprio per ricordarmi che qui c'è lei e finalmente è riuscita a uscire dalla terra questa primavera con le sue bellissime foglie, ma soprattutto con il suo fiore candido e leggermente sfumato di rosa, una tonalità molto delicata. Mi spiace perché il sole è abbastanza potente oggi, quindi sicuramente sparerà questo bianco a 1000 e nella videocamera non si vedrà bene, comunque la colorazione è delicatissima. Questa invece è una rosa che ha qui in giardino un'importanza particolare. Lei, insieme ad un'altra piccolina vicino al cerchio degli iris. Sono 3 rose che ho preso dalla casa della mamma di Giorgio quando è mancata e le ho sistemate qui in giardino per ricordarla. Quindi la mamma di Giorgio in questo momento è tornata con la fioritura di questa pianta per farsi ricordare e questi fiori ce la ricorderanno. Questa rosa, come anche l'altra che ha dei fiori un pochettino più chiari, è come un'altra un po' più piccola che sta faticando tanto a crescere ma porta dei fiori rossi se non erro e sono rose di grosse dimensioni. Anche queste abbastanza robuste. La mamma di Giorgio anche era una persona con un carattere molto forte e questo è dimostrato proprio dalla bellezza di questa rosa che la rappresenta in pieno. Non solo rose nel giardino ma anche piante perenni con delle fioriture primaverili e con una buona resistenza alla siccità. Ho messo tante piante resistenti alla siccità proprio per evitare di star sempre lì a bagnare piante perché richiede veramente tantissimo lavoro. Questa è una nepeta fasseni, crea questi ampi cespugli con delle fioriture viola che sono molto affascinanti e attirano tantissimo api ed altri insetti, quindi anche qui una colorazione primaverile sul violetto, quasi un bluastro affascinante. Queste piante hanno bisogno di essere messe in giardino, il primo e secondo anno si presentano veramente come dei cespugli, a volte anche abbastanza arrotondati. Quando arrivano le piogge però questa pianta tende a sdraiarsi un pochettino per il peso proprio che ha l'acqua sulle sue foglie, sui suoi rami che sono sottili, quindi si piegano sotto il peso delle gocce d'acqua e dell'accumulo di acqua sulla pianta e quindi poi il tutto prende un aspetto leggermente disordinato, ma con un'opportuna potatura poi si può anche restituire poi di nuovo alla pianta un aspetto un pochettino a sfera e questo regala al giardino anche un elemento molto decorativo. In più c'è questo cactus di cui ho già parlato anche in un video di appuntamento in giardino, il famoso Shinkansen, io lo chiamavo Shinkansen, Shinkendanzi in realtà, anche lui messo in giardino perché era una parte tagliata che si è spaccata in una pianta che ho in un vaso, l'ho sistemato qui nel giardino, ha radicato, lo scorso inverno è stato tutto il tempo in giardino, anche col freddo perché è una pianta che resiste fino a meno 10 gradi, e adesso sta cominciando a produrre i suoi fiori che si apriranno tra 2 settimane, credo, 1 o 2 settimane. Ce n'è 1, 2, 3, 4, 5 fiori, quindi anche qui ci sarà magari un contrasto tra il violetto e il bianco candido dei fiori di questo meraviglioso cactus da giardino, non tanto da vaso, più da giardino, perché poi tende a diventare un pochettino colonnare, si sdraia e crea un sacco di piccoli alla base. Adesso vi porto a vedere una pianta molto particolare, avevo già anticipato in un video precedente l'appuntamento in giardino che ne avrei parlato, che sarei tornato sull'argomento perché è un po' quello che io definisco un po' anche in maniera comunque ironica, non chiamandolo proprio così in maniera severa, ma con molta ironia, il mostriciattolo del giardino. È una serie di bulbi che io ho disseminato qua nel giardino, questo è il momento della loro fioritura e presentano questa caratteristica di avere un odore terrificante ma un aspetto meraviglioso. Sto parlando del Sauromatum guttatum che adesso andiamo a osservare nel pieno della sua fioritura e del suo odore allucinante. Ecco qui il Sauromatum venosum o guttatum, una pianta
veramente molto facile da coltivare in giardino, crea questi fiori che sono leopardati all'interno, verde giallo, con queste macchie porpora. Potete vedere che richiama tantissime mosche, perché l'odore che ha questa pianta è qualcosa di terrificante, un odore bruttissimo, quindi cerchiamo di coltivarla non vicino alla casa perché il suo odore può veramente disturbare. In più è un odore che io definisco adesivo, nel senso che mi è capitato di annusarla perché ero vicino, volevo fare delle foto, quindi l'odore l'ho respirato per diciamo 5 minuti buoni per poter fare poi delle belle foto. Che cosa è successo? Che poi per tutto il giorno ho avuto non proprio questo odore continuo nel naso, ma ogni tanto lo percepivo ancora, anche a distanza di ore dall'avvicinamento a questa pianta, e quindi io per quello reputo l'odore di questa pianta adesivo. Bisogna fare un pochettino d'attenzione perché rimane anche all'interno del naso poi per diverse ore, quindi vedete che produce che dei fiori che sono un pochettino come quelli della calla, però molto allungati, scuri. Dietro sono praticamente marroncini, davanti hanno questa colorazione leopardata e attirano veramente tantissime mosche. Avvenuta l'impollinazione, il fiore secca, passa una settimana e qualche giorno e spunta questa foglia unica a forma di palmetta, e quindi anche questa è una pianta che può regalare in giardino delle grandi soddisfazioni, da sistemare in un luogo che non sia eccessivamente assolato, ma che abbia una buona illuminazione solare per qualche ora, e successivamente magari andare un po' in ombra o magari una luce filtrata sotto un albero che fa filtrare la luce solare. Questo è un posto ideale per questa piantina rustica. Vedete che tanti bulbi ho messo qua in giardino perché poi si moltiplica veramente tantissimo, e rustica perché sopporta veramente anche le gelate. Io la chiamo il mostriciattolo perché effettivamente guardando questi fiori non sembra quasi neanche un fiore, ma a volte mi sembrano proprio degli animaletti che sono spuntati per catturare le mosche, ma in realtà non li catturano. Le mosche entrano all'interno, impollinano la pianta all'interno ha un sistema di trappola per far sì che le mosche si sporcano completamente di polline e non possono uscire. Quando il fiore secca le mosche vengono liberate e vanno a impollinare un altro fiore. Qui in giardino di questi fiori penso ormai di averne non tutti in fioritura, ma comunque ne sono spuntati credo una cinquantina, quindi il mio giardino è colonizzato dal Sauromatum venosum. Ecco, in quest'altra parte del giardino potete proprio vedere, illuminato un po' più dal sole, il suo aspetto meraviglioso, lunghissimo. Ce n'è una varietà ancora più grossa come fiori, ma non sono riuscito ancora a trovarla. Tantissime mosche, un odore terrificante e una spada poi centrale, lunga anche sui 40 cm. Questo invece è un fiore, una pianta che ha comprato Giorgio da mettere qui in giardino. Finalmente Giorgio ha comprato una pianta, sono molto contento perché le compro quasi sempre io, da mettere qui in giardino. Finalmente siamo andati ad una fiera, ha comprato una di queste piante chiamato Giglio del Perù, è una pianta abbastanza resistente e dovrebbe fiorire poi tutta la primavera e tutta l'estate, quindi in questo punto del giardino porterà sempre una buona dose di fiori e di colore. In più credo si possa moltiplicare poi, quindi magari la moltiplichiamo e la distribuiamo anche in altre zone, perché i suoi fiori sono affascinanti, sono colorati di un rosa a invecchiamento del fiore, mentre ad apertura si presentano un pochettino più rossastri. In più in mezzo c'è questa parte gialla con delle macchiette piccoline scure. Ce ne sono di diversi tipi, diversi colori, e in più ci sono varietà che sono alte come questa, che può arrivare anche a 50-60 cm di altezza, e altre varietà invece che sono sempre cespugliose ma un pochettino più piccole, tutte di grandissima facilità di coltivazione e anche rustiche da sistemare in giardino. Eccola qui la rosa Banksia, alba plena, una rosa che cresce veramente tantissimo, una rosa coprente di ampie superfici e anche recinzioni, in questo caso perché la farò correre lungo la recinzione proprio per coprirla, perché diventa veramente un imponente esemplare nel tempo naturalmente, ma ci mette veramente poco, qualche anno, e diventa veramente un esemplare enorme. È una rosa di facile coltivazione con fioritura unica primaverile. Mi sembra che ci sia una Banksia anche a fioritura rifiorente se non sbaglio, ma non ne sono sicuro. Questa è la alba plena, potete vedere che ha questi fiori che sono
un po' doppi, quindi un po' più carnosi. L'esemplare che avevo io, che poi è morto per un passaggio repentino di temperature diverse a fine inverno e primavera di qualche anno fa, veramente un inverno freddissimo, una primavera che è arrivata con una botta di caldo enorme, non so perché quella pianta non ha sopportato quella temperatura e quindi l'ho persa. Era una lutea, quindi con dei fiori molto più piccoli ma molto più fitti come mazzetto, di un giallo leggermente spento, ma veramente creava una nuvola con questo giallo bellissimo, e spero di ottenere lo stesso effetto anche con questa Rosa Banksiae alba plena, qui nella recinzione. Proprio questo colpo d'occhio enorme, bellissimo, candido, bianco, poi in primavera, tra qualche anno, quando riuscirà a ricoprire poi buona parte di questa lunga recinzione che divide il giardino da una parte di bosco che dobbiamo pulire, che rimandiamo sempre, sta diventando veramente un bosco fitto di acace. Ma un giorno o l'altro ci mettiamo lì e facciamo un pochettino di pulizia. Il giardino richiede veramente tanto, ma tanto lavoro. Bene, concludo questo video, questo giro in giardino, con una pianta che io amo, una pianta sempre a fioritura primaverile e poi stop, va potata poi dopo la fioritura, ed è il Philadelphus, il fiore degli angeli, una pianta che crea in primavera questi fiori candidi piccolissimi con un profumo fantastico, un profumo meraviglioso. In effetti questa pianta sta crescendo sempre di più, sempre meglio. I primi 2 anni di coltivazione è stata un po' stentata, adesso è partita veramente bene, ha creato già un bel po' di fiori e porta proprio in questo giardino all'ingresso un po' di odore, si sente già questo odore candido, scusate, questo odore soave, dolciastro, proprio dato dal Philadelphus. È una pianta comunque da contenere perché diventa un esemplare di grossissime dimensioni, quindi andrà sempre potato, ma ricordiamoci che la potatura del Philadelphus deve essere sempre fatta dopo la fioritura. Se la facciamo prima ci perdiamo la fioritura perché la pianta fiorisce sui rami dell'anno precedente, quindi attenzione con le potature di questa meravigliosa pianta semplicissima da giardino che resiste anche in suoli siccitosi, quindi anche lei da bagnare poco e regala per un momento anche lei e poi basta un qualcosa di candido in giardino e anche profumato, quindi un valore aggiunto. In più sto aspettando le fioriture della rosa iceberg rampicante, ci sono tanti boccioli anche là sopra, ma torneremo poi in giardino ancora a parlare di fiori. Adesso vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Grazie per essere stati con me in questo giro in mezzo ai fiori, ai colori e ai profumi. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!